Ciao a tutti, inauguriamo stasera il primo video su YouTube. Mi sono deciso un po' tardino, insomma noterete che ho la barba bianca, ma questo è il primo video che mando in questa piattaforma e spero, comunque anzi sono sicuro che continuerò. Il primo video che mando è per parlare di un gruppo che in questo momento sta spopolando nel mondo e che ha tutto, lo anticipo, la mia ammirazione, il mio consenso, il mio tutto. Manderò un pezzettino di una loro performance recente che hanno fatto in Svezia. Non sono riuscito a mandare come volevo le loro performance in Eurovision, eccetera, per fare un commento, ma probabilmente l'avrete già visto in 1000 occasioni. Penso anche questo probabilmente, ma a me serve più che altro come spunto per fare alcune riflessioni su questi straordinari ragazzi. Quindi mandiamo questo pezzettino, non ne mando troppo perché ho paura che poi mi bloccano il video e non mi fanno andare, non me lo mandano, non me lo pubblicano e questo mi darebbe un po' fastidio. Ho già provato in un'altra situazione e non sono riuscito a mandarlo, per cui proviamo, adesso mandiamo questo pezzettino, poi facciamo le nostre piccole riflessioni. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi e fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni e vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori e non li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Ma io credo che sia sufficiente, insomma, questo pezzettino per capire che questi fanno cantare in italiano gli svedesi e questa è una cosa che è veramente simpatica, voglio dire. Ma diciamo, al di là di tutto adesso, no? Questa vabbè è una piccola parentesi perché questi stanno spopolando nel mondo, stanno ottenendo consenso in paesi di lingua anglosassone, lo stanno facendo cantando il rock anche in italiano, hanno dischi in classifica in Inghilterra, credo con Zitti e Buoni e I Wanna Be Your Slave. Negli Stati Uniti, nelle classifiche rock, stanno spopolando un po' nel mondo. La cosa straordinaria, voglio dire, al di là adesso dell'aspetto puramente musicale, no? Che magari qualche accenno poi lo facciamo, ma voglio dire, il fenomeno di questi ragazzi va oltre, secondo me, quello che è il semplice aspetto musicale, peraltro molto ricco. Il punto che mi fa, non dico riflettere, perché poi rispetto a certi fenomeni uno un po' si interroga, no? Dice, ma d'accordo, questi fanno rock, sono freschi, sono simpatici, sono talentuosi, hanno carisma, hanno una presenza sul palco straordinaria, hanno una sicurezza incredibile per l'età, per tutto, ma diciamo che il talento poi io non mi meraviglio più di tanto, insomma, tutte le volte uno tende a parlare dei giovani, no? Dicendo ma sai sono giovani, poi in realtà uno dimentica che insomma Einstein a relatività non aveva nemmeno 25 anni,
Ma Leopardi ha scritto L'infinito a 24, 23, adesso non ricordo bene. Insomma, abbiamo degli esempi, insomma, che spiegano, anzi, aggiungo, insomma, se pensiamo a noi che amiamo la musica, che l'abbiamo in qualche modo fatta, da appassionati, a proposito di questo dico, io sono un vecchio appassionato di musica, anche se nella vita ho fatto altro come professione, mi occupavo più di moda, in particolare del settore calzaturiero, insomma, gli addetti ai lavori mi conoscono bene, non sono conosciuto dalle masse, ma insomma quelli che fanno il mio mestiere mi conoscono abbastanza. E a proposito di questo dico, una delle mie caratteristiche giovanili quando ho iniziato a fare il mio mestiere, a parte a volte mi sono dilettato anche a fare un po' il musicista grazie all'aiuto di amici professionisti, straordinari musicisti che mi hanno supportato e supportato nelle mie, diciamo, avventure musicali. A parte questa piccola parentesi, aggiungo, insomma, io marcavo, ero noto anche perché sono stato forse tra i primi in età giovanile a scrivere il fatto in Italia piuttosto che il Made in Italy, quindi sono stato sempre una sorta di amante un po' dell'idea dell'Italia. E quindi questa italianità nel rock, fatta da questi ragazzi che fanno rock e lo fanno anche in italiano, facendolo benissimo anche in inglese, beh, insomma la cosa mi inorgoglisce, mi fa piacere, insomma, tifo per loro come tifo per l'Italia che sta vincendo in questo momento e spero che continui agli europei. Ma io dico tutto questo per dire due semplici cose. Io ho voluto aprire questa parentesi, tra virgolette, di comunicazione su queste piattaforme, YouTube in particolare, che mi è molto cara perché amando musica chiaramente è una delle piattaforme preferite. Ma io dico, questi ragazzi inizialmente da parte di pochi, fortunatamente non tantissimi, pseudo addetti ai lavori, sono stati un po' snobicchiati. Dico questo per dire che ragazzi come loro che in questo momento stanno dando anche un'immagine di un'Italia fresca, giovane, energetica, quindi un'immagine nostra che tutto sommato fa piacere perché insomma noi a parte le solite retoriche battute sui mandolini, pizza eccetera eccetera, ma in realtà c'è una buona parte del mondo che certamente ancora ci vede sotto certi stereotipi, certi modelli che insomma lasciano il tempo che trovano. E diciamo che questi ragazzi hanno indiscutibilmente contribuito a dare probabilmente una nostra immagine internazionale che sicuramente aiuta. Insomma, io ho sempre pensato che i grandi ambasciatori d'Italia si chiamano Ferrari, si chiamano Armani, si chiamano Versace, si chiamano insomma tutto il mondo della moda, la tecnologia, insomma, dico Ferrari per dire le eccellenze. E questi hanno certamente aiutato a dare di noi un'immagine che non era quella che molta parte di un mondo ignorante che aveva probabilmente viaggiato poco, e penso a quella gran parte anche di America, che noi pensiamo all'America e pensiamo a Los Angeles, a San Francisco, a New York, ma esiste milioni e milioni di americani che dell'italiano hanno un'idea abbastanza, insomma, alla Al Capone, più che alla Ferrari, voglio dire, c'è buona parte di mondo che ci vede ancora sotto certe immagini, voglio dire, no? Oltre che della pizza e del mandolino, quindi che arrivino anche questi meravigliosi ragazzi a dare una rinfrescata un po' all'aria non è male, voglio dire. Anche perché la cosa che mi ha colpito, e lo dico, sì, abbiamo avuto negli ultimi anni artisti, dico Ramazzotti, Pausini, che hanno esportato in parte la musica italiana, però la classica musica
diciamo pop italiana, spesso cantata in spagnolo perché chiaramente aiuta su certi mercati, in particolare il Sud America, quindi vedere che questi ragazzi nel rock spaccano nel mondo, cioè, cantando in italiano anche e soprattutto, insomma mi viene un po' da ridere perché penso insomma che gli anglofoni, insomma diciamo quelli che pensano di essere, anzi probabilmente lo sono, insomma quelli che hanno dato vita al rock tra virgolette, insomma quando sentono il loro rock cantato in un'altra lingua storcono un po' il naso, insomma penso a, che ne so, ai melomani che sentissero cantare, che so, la Traviata piuttosto che il Rigoletto in francese o in un'altra lingua, insomma. Quindi penso che loro in qualche maniera un certo tipo di musica l'hanno vissuta sempre un po' come gli italiani rispetto all'opera lirica. Vabbè, questa è una battutaccia che faccio così, che mi viene adesso in mente, straparlando, tanto per dare un senso a questa cosa. Però aggiungo, non voglio essere troppo lungo perché questa deve essere una sorta di piccolo esperimento, spero che qualcuno mi segua, che magari mi scriva anche commenti, che mi dica che sono anche un cretino, non c'è problema. Ma insomma mi piacerà dare seguito a questa cosa che sto organizzando, che sto facendo, quindi non mi voglio perdere che poi entro nella logorrea e straparlo. Però voglio dire, tornando ai Maneskin, che questi ragazzi secondo me hanno un talento straordinario, un carisma notevolissimo, hanno una padronanza del palco che è meravigliosa e quindi mi auguro che, anzi sono certo che non saranno delle meteore, ma saranno sicuramente sulla scena nei prossimi anni e diranno la loro. E spero, ma purtroppo inevitabilmente, che insomma che non perdano questa freschezza o quantomeno la mantengano quanto più a lungo possibile, perché io nel corso della mia lunghetta vita insomma ho visto anche artisti che ho amato moltissimo nella gioventù, nella loro gioventù e non solo nella mia, poi negli anni insomma diventare un po' come la Coca-Cola, insomma alla fine, capito? Una leccatina di qua, una leccatina di là, insomma, e tiriamo a campare. Quando hanno detto cose importanti, hanno fatto anche cose importanti, poi strada facendo, ma questo inevitabilmente si perde. Ecco perché dico che la gioventù è quella che genera novità, che genera forza. Sì, l'età aiuta, diventiamo più razionali, non tutti, io no, ma spesso insomma l'età aiuta perché uno razionalizza, organizza meglio, sì forse si organizza meglio, ma l'energia, la vitalità, la creatività che si ha quando si è giovani come questi ragazzi poi inevitabilmente si perde. Forse si acquisiranno altre cose, ma insomma questi ci toccano, questi secondo me rappresentano una botta di freschezza, di vita, di vitalità, anche di sogno, perché poi in realtà questi incarnano un po' il sogno di tanti ragazzi, di tutti noi che sogniamo, che questi partono dalla strada, questi incarnano veramente il sogno di tanti potenziali artisti. E così, da via del corso, poi passando attraverso qualche talent, arrivano poi al successo internazionale. Questo sembra un percorso meraviglioso, ma non tutti hanno il loro talento, il loro carisma, la loro qualità, perché questi fanno rock e lo fanno in una maniera più che notevole. E a riguardo ai tanti pseudo intenditori, no? Che vogliono trovare
il riffettino alla, il richiamo a, il suono che arriva da, un po' mi ricordano Tizio, chi Led Zeppelin, chi l'assolo di Hendrix, chi Frusciante, chi Tizio, chi Caio, chi Sempronio, e io dico che alla fine il rock è quello, tutti hanno preso da qualcuno, anche le icone straordinarie che hanno fatto la storia di questo rock, se andiamo a guardare, hanno preso da quei poveri bluesmen poco pagati che vengono dalle piantagioni di cotone e che partendo da un blues poi si è arrivati a un rock e poi da quel rock chi più ne ha più ne metta con le loro evoluzioni, perché questa è una trasmigrazione di suoni, il rock è questo, è un impasto di cose vecchie, cose nuove, reinterpretate. Oggi sentiamo loro che fanno rock, che rappano un po' in una realtà ormai tutta trap, rap, reggaeton, e loro buttano dentro anche quel pizzico di rap fatto pure bene peraltro, e quindi io che li ho un po' ascoltati dico viva i Maneskin e viva quest'Italia, questa faccia dell'Italia che a me fa tanto piacere. Li voglio guardare un po' più a fondo, li voglio sentire di più un po' la loro discografia, sono incuriosito e da vecchio appassionato, praticante, poi non mancherà occasione, vi farò sentire qualche cosa che ho fatto insieme ai miei, come vi ho accennato, amici. Voglio salutarvi tutti e il saluto va anche a quei poveri critici nei confronti di questi ragazzi che probabilmente hanno sbagliato, si sono sbagliati, basta riconoscerlo. E certi video che vedo in giro che parlano, straparlano e dicono stronzate assolute, indipendentemente dal gusto, uno può piacere o non piacere, questo è naturale, però mischiare così in commenti da gente che per mestiere ha fatto questo, chi ha fatto il commentatore in televisioni importanti, chi ha avuto il suo quarto d'ora di successo nell'ambito artistico musicale, e sentire commenti che veramente non da incompetenti, ma perché non è obbligatorio essere competenti per amare la musica. La musica è di pancia, è di cuore, è di petto, è di momento. Quindi stare troppo lì a voler spiluccare, guardare, non ha senso. Uno ti arriva o non ti arriva la botta o non ti arriva. Quando questi si muovono, quando questi cantano, quando questi suonano, lo fanno con qualità, lo fanno con forza e ti arrivano. Poi se non ti sono arrivati, a te che sai che se mi dovessi ascoltare, probabilmente no, sei troppo preso dai tuoi commenti cervellotici. Ma a te, critico, dico che la musica ti deve arrivare lì dove arriva. Fare troppe disquisizioni tecniche non servono. Comunque, buona vita a tutti. Io mi farò vedere presto. Se vi è piaciuta sta chiacchierata, iscrivetevi al canale, anche perché io ho pochissimi iscritti, ho appena aperto il canale. Se volete fare qualche commento fatelo, ho piacere, se ho tempo vi risponderò a tutti. Vi saluto e vi mando un abbraccione.